Oggi analizziamo la poesia Piove di Eugenio Montale, tratta dalla raccolta Satura 2. Satura ci fa subito venire in mente il Satura Lanx dei poeti latini, infatti allude a Lucilio, quindi alla nascita della satira latina. Pertanto il linguaggio sarà volutamente sarcastico, volutamente ironico, ed è chiaro che ci sarà un enorme abbassamento lirico rispetto alle poesie a cui siamo abituati, soprattutto rispetto a Gabriele D'Annunzio. E perché lo cito? Perché sarà inevitabile il confronto tra La pioggia nel Pineto e questa poesia di Montale. Ma Satura Lanx, cioè quel piatto di primizie, quindi quell'opera miscellanea, variegata anche per contenuto, non è l'unico riferimento. Il satura allude alla nostra società moderna, alla saturazione. Siamo pieni di oggetti, di cose anche inutili, di suppellettili e soprattutto di informazioni, vere o false che siano, soprattutto di fake news, troppe informazioni, tant'è vero che essendo continuamente bombardati non siamo più in grado di distinguere, quindi di selezionare quelle autentiche da quelle invece fasulle, quindi dalle fake news. Quindi Montale è davvero un autore estremamente moderno, di una grandissima attualità, e sarà molto importante analizzarlo in questa poesia proprio perché la critica che Montale rivolge al poeta Vate, a colui che aveva saputo incantare le folle, dominare la scena per moltissimi anni, colui che durante la prima guerra mondiale prese l'aereo e solcò i cieli d'Europa, colui che seppe sfruttare i mass media a suo favore per non soccombere, per non sparire. Ricordiamo anche che D'Annunzio si finse morto per spingere tutti a leggere la sua ultima opera e quindi a fomentare ancora di più l'attesa e la suspense, la curiosità per i suoi scritti. In Montale tutto ciò non esiste più, la favola bella, la donna stessa, l'amata, è morta, non c'è più, è sparita, l'assenza, il vuoto, ma soprattutto il male di vivere qui si incarna nella pioggia, quella pioggia che attraversa l'intero componimento e che è un palese riferimento alla pioggia nel Pineto, quindi il confronto sarà inevitabile, anche se naturalmente poi tratteremo la pioggia nel Pineto nel dettaglio in un'altra lezione. Per comprendere appieno però questa poesia è necessario fare una premessa. Tra gli anni 60 e gli anni 70 Montale riflette moltissimo sulla crisi del linguaggio poetico, perché il linguaggio è stato brutalmente deliricizzato, non si usa più per esprimere concetti profondi, importanti, ma si usa in maniera superficiale, quindi questa superficialità, questa leggerezza non si trova più soltanto nei rapporti umani, come direbbe Zygmunt Bauman. Abbiamo creato una società liquida dove tutto è fermo alla superficie, anche nei rapporti non si entra più in confidenza, non si scava più in profondità, l'incontro, quello vero, quello umano, non c'è più, sono solo rapporti di lavoro o estremamente superficiali, non si va a scalfire quella scorza dura di cui parla sempre anche Montale. Però ecco, lui riflette anche sul fatto che anche in musica, che anche lui era molto appassionato anche di musica, anche lì la lingua viene deliricizzata perché si utilizza un linguaggio molto semplice anche nelle canzoni leggere, così molto orecchiabili, quindi riflette tantissimo anche su questo aspetto e contesta moltissime neoavanguardie dell'epoca, soprattutto degli anni 60, pensiamo al gruppo 63 e a moltissimi altri di cui parleremo più avanti. E lui invece è convinto che nonostante i tempi la poesia debba comunque mantenere un'etica, un'importanza anche proprio linguistica tale da non doversi piegare agli eventi, cioè detto in altri termini la poesia non deve essere mercificata per quanto si debba anche adattare un pochino ai tempi, insomma rappresentare anche in questo caso la saturazione della società, ma non deve scendere a compromessi. Non possiamo eliminare quella funzione etica della parola, in questo caso della poesia. La poesia ha il compito sì di rappresentare un'epoca, di rappresentare i valori della società, ma non deve assolutamente essere destrutturata, deliricizzata e quindi distrutta, infranta, come avevano fatto anche i futuristi. Piove.
è uno stillicidio senza tonfi di motorette o strilli di bambini. Notiamo subito il richiamo palese alla pioggia nel pineto, piove, questa anafora martellante che ricorrerà in tutte le strofe della poesia. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi d'irti, piove sui mirti divini. La musicalità, la poesia serve per esprimere tutta la musicalità, i suoni dolci e soavi di quelle gocce che cadono una ad una, e la pioggia in quella pineta è purificazione, è un varco attraverso il quale il poeta ed Ermione attraversano il nostro mondo e vengono proiettati in un'altra dimensione, nella dimensione panica, perché alla fine si verifica la metamorfosi, la trasformazione dell'uomo e della donna, e diventano un tutt'uno con la natura. Infatti il panismo è proprio questo, viene da pan, no? Il Dio vuol dire tutto, il Dio pan, quindi tutto, cioè la totalità. L'uomo è la natura stessa e la natura è l'uomo, quindi l'uomo si trasforma nella natura e la natura viene personificata e si incarna in loro due, e non c'è più differenza tra l'uno e l'altro, perché diventa un tutt'uno. Come dirà poi anche Ungaretti: mi sono seduto in quell'urna d'acqua e mi sono sentito docile fibra dell'universo, quindi parte dell'assoluto, del tutto. Qui non c'è più, notate i suoni aspri, duri, la cacofonia, i rumori da cui siamo costantemente e continuamente bombardati a livello acustico. È uno stillicidio di tonfi, di motorette e strilli di bambini. Gli strilli, i tonfi, che adesso non ci sono perché sono spariti, c'è la totale assenza anche di rumore, quindi il silenzio, il nulla dell'indifferenza, quella divina indifferenza di cui si parlava anche in Spesso il male di vivere ho incontrato. È uno stillicidio. Stillicidio da stilla e cadere, quindi il fatto che cada continuamente una goccia dopo l'altra, quindi uno stillicidio è proprio uno sgocciolamento, quindi uno sgocciolare continuo della pioggia, però in maniera lenta, continua e monotona. Quindi allude a che cosa metaforicamente? Alla noia, a tutte le nostre anche preoccupazioni, agli affanni, alla monotonia della vita quotidiana. Quindi la favola bella, che poi la cita, è morta, non c'è più. Io non vivo più quelle sovrumane esperienze, non sperimento più la folle velocità dell'aereo o della macchina che viene spinta a quella folle velocità dei 35 o 40 km orari dell'epoca, che a noi fa anche sorridere. Non sono più l'Ubermenschen, il superuomo, colui che vive la vita inimitabile, colui che fa della propria vita un'opera d'arte. Non sono più l'esteta, il vate, colui che si chiude in quella dimensione altera, sovrumana, che vive solo circondato da personalità importanti, da ville e palazzi lussuosi, ma vive una vita semplice, monotona, quotidiana. Piove da un cielo che non ha nuvole, quindi piove ma non ci sono nuvole, quindi la pioggia è simbolica, è il correlativo oggettivo della noia, del dolore e soprattutto del male di vivere, di quell'insoddisfazione quotidiana, perenne, continua, che non mi abbandona mai. Cerca il varco, trova l'anello che non tiene, fuggi da questa prigione della vita quotidiana. Ci sono i cocci aguzzi di bottiglia in cima allo scalcinato muro, ma il mare è di là e io non lo posso superare. Ecco la siepe moderna di Leopardi, lo scalcinato muro. Piove sul nulla che si fa in queste ore di sciopero generale, sul nulla che si fa, un momento di sciopero, tutta l'Italia, quindi l'umanità intera, perché non dimentichiamo mai che in un'intervista Montale disse: quello che io ho scritto rappresenta la condizione umana in sé considerata. Quindi qui parla della condizione di tutti gli uomini, quindi una condizione universale, non solo dell'Italia, il nulla. Quindi veramente la monotonia sì, ma anche la noia, il tedium vitae, di cui parla anche Leopardi, che vi servirà, ragazzi. Tutti questi collegamenti vi servono anche per l'esame. Il tedium vitae moderno è questo, lo sciopero. Quindi anche il fatto, qui c'è una
contestazione da parte di Montale, no? Lo sciopero, quindi un momento in cui l'uomo moderno non sa più che cosa fare perché non ha più dei modelli di riferimento, non ha più dei valori, tutto è stato messo in discussione, tutto è stato distrutto, polverizzato anche a causa della globalizzazione. Attenzione però, non che bisogna rifiutare il nuovo, il moderno, lo sconosciuto, l'estraneo, ma il fatto che per inglobare qualcun altro magari si sta anche procedendo a quel fenomeno che viene chiamato cancel culture, cioè il fatto di cancellare la cultura, ed è un fenomeno molto grave. Monumenti del passato che oggi sono considerati razzisti o comunque che ricordano dei momenti bui della nostra storia da condannare, che vengono distrutti. Abbiamo visto anche in America molti episodi, ma non solo lì, o per altre culture anche a causa della religione, no? Molte opere d'arte vengono distrutte, e questo è un problema grave perché in realtà sono parte della nostra storia, che è bene che ci siano, perché ricordatevi le parole di Primo Levi: colui che non ricorda, chi perde la memoria, come dice anche Liliana Segre, rischia di ripetere quello che è già successo. Quindi attenzione a cancellare il passato, bisogna stare molto attenti. E poi va avanti: piove sulla tua tomba a San Felice, a Ema, e la terra non trema perché non c'è terremoto né guerra. Innanzitutto notate l'allitterazione di questo suono della R, di questo suono aspro, e la terra non trema perché non c'è terremoto né guerra. Quindi perfino la terra è immobile, non c'è neanche più un ideale per cui valga la pena combattere, per cui valga la pena vivere, per cui valga la pena lottare. E qui parla anche, no, delle proteste di piazza, per i diritti, insomma. Ecco, non c'è più nulla, c'è proprio tutto morto perché la società è piatta, la società liquida. A me basta coltivare il mio orticello e sono a posto, non mi interessa più la politica, non mi interessa di nulla. Questo è il grave problema. Siamo abituati a una società estremamente egocentrica ed egoista. Io, sempre io, no, solo io sono importante, il protagonista, il resto non conta. Ecco perché la politica ha perso il suo valore. Perché l'ha perso? Perché una persona non lo fa più per il bene comune, la res pubblica. Dobbiamo riscoprire gli ideali greci e romani. Chi era il civis, il cittadino? Colui che faceva parte di un gruppo e che lottava, dando anche la sua stessa vita per il bene di tutti i cittadini, non solo per se stesso. Quel bravo cittadino romano che abbandona il campo e che corre, che sguaina la spada e corre per difendere la sua patria, i suoi valori, la sua famiglia e tutti i suoi concittadini. Dobbiamo riscoprire queste cose, non far politica per lo stipendio. E qui c'è poi il riferimento a Ermione: la donna amata non c'è più, è morta, piove sulla tua tomba, è morta. L'assenza, ecco di nuovo, quindi l'assenza politica, l'assenza amorosa, l'assenza dei valori, l'assenza quindi di un ruolo etico della parola e l'assenza anche di uno scopo, di una gioia, perché qui adesso permane solo il male di vivere, quindi è un'assenza a 360 gradi, a moltissimi livelli. E a San Felice a Ema una città fuori Firenze, quindi siamo in Toscana, e a Ema c'è una chiesa, la chiesa di San Felice, che prende il nome dalla via, perché la chiesa si trova in via San Felice. Qui non c'è più la presenza della donna amata, non c'è più Ermione che condivide questa esperienza panica insieme al poeta, e quindi qua la critica è sempre rivolta ad Annunzio. Naturalmente anche l'amore, questo sentimento importantissimo, non c'è più, perché viviamo nella società liquida, superficiale, dove i veri affetti sono cancellati. Uso le persone come se fossero degli oggetti, quando non ne ho più bisogno li butto via. Ecco la critica. Piove, eccolo qua, il massimo, proprio la massima critica, no? Quindi il riferimento palese ad Annunzio. Piove non sulla favola bella di lontane stagioni, c'è proprio anche in tono sarcastico il disprezzo per un tipo di poesia, per un tipo di poetica, cioè di un modo di fare poesia. Vi ricordate? Non chiederci la parola, soltanto questo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, che non c'entra niente lì la politica,
Quello che non vogliamo è un tipo di poetica, questo tipo, la stagione del simbolismo francese, la stagione appunto della favola bella, quindi del poeta Avate, di colui che guida e conduce le folle verso il futuro, colui che guida e che dà delle indicazioni, quindi sui valori da seguire, sul modo di vivere anche da attuare, quindi da mettere in pratica, non esiste più. Quella stagione lì è morta e sepolta insieme a Ermione, c'è la tomba, è proprio il funerale di un certo tipo di poetica, quindi quella poesia aulica, raffinata, concettosa, piena anche di lirismo, quindi di musicalità, quando D'Annunzio dice il verso è tutto, no? Dove la forma prevale sul contenuto, diventa addirittura l'unico scopo della poesia. Ecco, questa è la critica. La società di oggi è tutta apparenza, tutta selfie, tutta Instagram, TikTok, quindi tutta apparenza, ma è un'apparenza falsa, è un'apparenza che in realtà nasconde una profonda solitudine, un profondo disagio. Infatti i suicidi tra i giovani, soprattutto tra gli studenti, tra persone della vostra età, è in aumento e ci sarà un motivo. Eccolo qua, ce lo sta gridando anche Montale attraverso la poesia. È la denuncia della nostra società moderna, dove piove non sulla favola bella, su quella fiaba, su quella favoletta che mi hanno raccontato, ma che non esiste più, quel panismo, quell'esperienza da Ubermenschen è stata distrutta, polverizzata, è stata proprio infranta per sempre, ma adesso piove sulla cartella esattoriale, quindi piove sulle tasse di Equitalia che mi arrivano ogni anno, insomma, e che io devo pagare. Per quale motivo? Piove sulla greppia nazionale. La greppia che cos'è? La mangiatoia dove mangiano, dice, tutti i politici, cioè le casse dello Stato. Anche lì un'altra critica: in che modo vengono impiegate le risorse pubbliche? Per fare il bene della società, quindi per investire nei giovani, nel futuro, o semplicemente per mantenere, per garantire i soliti garantiti? Piove sugli ossi di seppia e sulla greppia nazionale. Interessante anche la citazione della propria raccolta poetica, gli ossi di seppia, che sono però scritti in minuscolo, quindi anche qui la deliricizzazione, che la raccolta poetica si fa parte integrante della poesia. E qui richiama Guido Gozzano, perché anche Montale, insomma, lo lesse ed era un grande ammiratore e stimatore anche di Guido Gozzano. Quindi quando poeta, il nome stesso del poeta, una sua opera, si fanno parte integrante della poesia, ma vengono ridotti a una semplice cosa, si chiama reificazione, cioè la trasformazione di una persona in un oggetto. In questo caso Montale, come fece anche Gozzano, nella sua opera Gozzano dice: io sono un coso chiamato Guido Gozzano. Ecco la reificazione, e c'è anche qui sugli ossi di seppia, quindi l'opera, il componimento poetico diventa una cosa, perché qui l'arte è stata mercificata, quindi è un problema che risale ancora al secondo Ottocento, quindi al periodo della seconda rivoluzione industriale, quando il poeta o lo scrittore, per poter vivere, deve per forza adattarsi ai gusti del pubblico. Baudelaire ha detto infatti che il poeta ha perso l'aureola. Piove sulla Gazzetta Ufficiale, qui dal balcone aperto, piove sul Parlamento, piove su via Solferino, piove senza che il vento smuova le carte. Ecco, di nuovo, dove piove, cioè dov'è questo male di vivere, questa assenza, questo vuoto nei rapporti quotidiani? Nella Gazzetta Ufficiale, quindi l'archivio dove tutti potete trovare l'insieme di tutte le leggi che vengono approvate dal Parlamento. Qui dal balcone aperto piove sul Parlamento, perché Montale è stato anche un senatore della Repubblica Italiana, quindi anche lui si recava a Roma. Piove su via Solferino, perché ha collaborato per moltissimi anni, insomma è stato anche giornalista per il Corriere della Sera, quindi in via Solferino 28,
piove senza che il vento smuova le carte. Ecco, anche qua notate l'assenza, non c'è più il movimento, cioè le persone non sono più agitate, non sono più mosse da degli ideali, da qualcosa per cui valga la pena vivere. C'è l'assenza, non c'è più il nulla, è proprio l'assenza di stimoli, l'assenza di interesse, di curiosità. Piove in assenza di Ermione, se Dio vuole. Ecco di nuovo la comparsa finalmente della donna amata da D'Annunzio. Piove perché l'assenza è universale, eccola qui, una condizione universale, e se la terra non trema è perché Arcetri a lei non l'ha ordinato. E qui la critica ironica però sottile alla scienza, un mondo in cui ormai fanno da padrone soltanto la scienza e la tecnica, quindi scienza e tecnologia sono le uniche due discipline che vengono studiate dalla maggioranza di noi. Sempre i giovani vengono spinti a studiare, quindi per diventare o medico oppure in un settore tecnico. Tutto il resto viene eliminato. Quante volte sentiamo dire il latino, la letteratura, l'arte e quindi le scienze umane in generale non servono più a niente, bisogna eliminarle. Perché? Perché non producono un utile. Stiamo vivendo le crisi dei valori umani. Mai come oggi avremo invece bisogno di queste materie umanistiche, perché stiamo completamente perdendo la nostra umanità. I rapporti veri non ci sono più, i suicidi sono in aumento, gli psicofarmaci pure, la depressione galoppa e si diffonde sempre di più, il nuovo male del secolo. Quindi in realtà avremo bisogno ancora di più di materie umanistiche, non di meno, perché l'importanza di queste materie non è che producano un utile, ma è importante perché ci devono insegnare dei valori che dobbiamo recuperare, perché non ci sono più. E Arcetri nella poesia è riferimento a Galileo Galilei, naturalmente, perché appunto il grande scienziato era di Arcetri, e quindi dice qui che la terra non trema se Arcetri non glielo ordina, cioè se Galileo non lo comanda, cioè la scienza, perché lui appunto incarna, qui simboleggia la scienza, il grande scienziato, colui che ha permesso in parte la rivoluzione scientifica nel Seicento. Quindi la scienza deve ordinare al mondo di muoversi, se no nulla si muove, cioè tutti ormai dipendiamo solo dagli scienziati, dai virologi, dei grandi insomma esperti del momento, e non si fa più un passo senza che loro ce lo comandino. Piove sui nuovi epistemi del primate a due piedi. L'epistemologia è la scienza che studia proprio la conoscenza, i processi anche stessi della conoscenza, quindi piove sulle nuove conoscenze praticamente del primate a due piedi. Il primate a due piedi siamo noi, però notate che usa sempre il linguaggio scientifico per definire l'uomo, il primate a due piedi, cioè l'uomo, l'Ubermenschen, colui che si crede superiore a tutti, il principe della creazione, in realtà è un primate a due piedi, cioè noi siamo animali parlanti in fondo, perché siamo sempre mammiferi anche noi e non bisogna mai dimenticarlo. E piove quindi dice sulle sue conoscenze, che in realtà non servono poi a molto, perché lui pensa di essere chissà chi, è l'apoteosi dell'uomo moderno, no? L'uomo che è diventato Dio, che si è messo al posto stesso di Dio. Qui Dio non compare mai, c'era un riferimento prima, ma in realtà poi Montale non era neanche credente, cioè qui Dio è riferito ai valori anche cristiani dell'Ottocento, che ormai non esistono più nella società in cui vive anche Montale. E piove, dice, sull'uomo indiato, cioè reso divino appunto, sul cielo ominizzato. Bellissima questa espressione, il cielo che è stato ominizzato, cioè è stato trasformato a misura d'uomo, perché abbiamo conquistato i cieli grazie ovviamente alla tecnologia, quindi grazie all'aeroplano appunto. E sul ceffo dei teologi in tuta o paludati, cioè anche qua la critica alle autorità dell'epoca, sia ai sacerdoti ma anche agli operai. In tuta i teologi, appunto in tuta o paludati, nascosti insomma. Ecco la critica a tutti coloro che al momento, che all'epoca si ritenevano i detentori della verità in tasca, quindi i sacerdoti dal pulpito, gli operai nelle fabbriche nel periodo delle grandi contestazioni. E infatti poi dice piove sul progresso della contestazione, quindi il male di vivere
ha colto anche loro, insomma. Piove sui works in regress, anche qui vedete il sarcasmo legato al linguaggio della satira, no? Non sono più i work in progress, ma stiamo regredendo, non stiamo andando avanti, ed è chiaro che qui la critica è anche a tutto il modo nuovo di fare poesia, alla musica stessa sempre più orecchiabile e leggera, ma priva di significato, che non ha più un valore da trasmettere. Anzi, pensiamo anche a noi oggi, no? Quali canzoni vincono? Quelle che parlano di soldi, di droga, di sesso e di stordimento e basta, nient'altro. Piove sui cipressi malati del cimitero. Anche i morti, cioè anche il cimitero, anche tutti i valori legati ai defunti e rispetto, no, per coloro che non ci sono più, la funzione etica e civile della tomba, sparito tutto anche quello, sgocciola sulla pubblica opinione, quella pubblica opinione tanto amata, inseguita, analizzata, no? Dai mass media, in particolare dai sondaggi, per capire un po' il pensiero pubblico delle persone, sgocciola anche lì. Interessante, non piove, sgocciola, un sgocciolamento ancora più lento, no? Più monotono. E poi c'è la chiusura finale. Piove, ma dove appari non è acqua né atmosfera, riferito probabilmente alla donna amata, oppure può essere riferito soprattutto alla pioggia o al male di vivere, no? Piove, ma dove appari non è acqua né atmosfera, conferma le prime strofe, cioè che la pioggia è simbolica, è metaforica. Piove perché se non sei è solo la mancanza e può affogare. Una vita senza uno scopo è inutile, e infatti l'abbiamo già visto, no? Perché la mancanza non riguarda solo la donna. È interessante però le parole che usa. È la mancanza e può affogare, quindi questo senso anche di asfissia, è la prigione. Viviamo in una condizione proprio di soffocamento perché siamo saturi, siamo riempiti di questi oggetti, di queste informazioni, e sembra quasi soffocare. La prigione per cui bisogna assolutamente cercare quell'anello che non tiene il punto morto del mondo, bisogna evadere da questa società, quindi se c'è evasione è l'esatto contrario della pioggia nel pineto, non c'è più quell'esperienza panica, non c'è più quella esperienza che distingue e che quindi esclude gli altri, non un'esperienza esclusiva perché esclude la massa, il volgo ignorante. Non c'è più questo tipo di esperienza. La favola bella è ormai morta, è la mancanza, è il vuoto totale, il vuoto di affetti, di valori, di impegno politico, di impegno sociale, perché tutti i working regress alludono anche alle contestazioni del 68, quindi alla rivoluzione, no, dei sessantottini, dell'istruzione stessa, di tutti quei teologi e delle autorità che vengono messe in crisi, in discussione, gli insegnanti, i genitori. Quindi pensate a tutto il mondo che non si fa neanche mai a scuola, purtroppo, degli anni 60 e 70. È veramente una contestazione a più livelli. Non c'è una chiave unica di lettura, insomma, non si può pretendere di avere tutte le risposte, però è interessante, ecco, fare il confronto con la pioggia nel pineto, e se lì abbiamo la trasformazione, la metamorfosi dei protagonisti che richiama un po' anche i grandi miti del passato, pensiamo anche ad Apollo e Daphne, insomma, quindi alla dimensione mitica, perché è un'esperienza che può ripetersi incessantemente, proietta i personaggi in una dimensione aspaziale, atemporale, quindi fuori dal tempo. Qui invece siamo hic et nunc, siamo nel contingente, viviamo l'attimo presente, e qui il protagonista sembra essere veramente destinato al fallimento e alla morte. È la mancanza, proprio l'assenza, il vuoto. L'unico modo per sopravvivere, perché non c'è scampo a questa prigione, è la divina indifferenza, di cui ha già parlato in Spesso il male di vivere ho incontrato. Era la nuvola, era la statua nella sonnolenza del meriggio e il falco alto levato. Quindi l'unico modo per non soccombere è arrivare ad essere indifferenti, ma l'indifferenza non mi appartiene, non sono nato così, perché noi siamo esseri empatici, emotivi, dobbiamo tornare a imparare a commuoverci. L'indifferenza purtroppo serve come scudo, come protezione, per non essere divorati e fagocitati a nostra volta. Soltanto per questo, ma in questo modo non viviamo. Cerca l'anello che non tiene, cerca il punto morto del mondo,
e purtroppo dovremo imparare a superare quello scalcinato muro, a buttare via i cocci aguzzi di bottiglia e, come dice purtroppo Montale, solo in attesa è gioia più compita, cioè più compiuta. Come dirà Leopardi, il vero piacere è nell'idea, cioè l'idea dell'attesa del giorno che deve venire, ma quando arriva non sono più felice. Alla prossima!